attraverso l'homeschooling i bambini possono ricevere un feedback immediato e appropriato sul loro lavoro. E sono io che li vedo. Uno dice, ma come, non li fai le interrogazioni? Non mi serve, perché io li vedo ogni giorno. E il mio feedback può essere molto più utile, perché è immediato. Sono commenti specifici adatti al bambino, piuttosto che un voto. Noi l'abbiamo scelto anche per avere un altro stile di famiglia, per legare di più tra fratelli, per goderci di più i bambini, perché l'infanzia, lo sapete benissimo, in un attimo è passata. E non so se voi avete fatto i calcoli di quanto tempo rimane da quando iniziano la scuola a quando la finiscono, di tempo vero, rilassato, tranquillo da passare con i nostri figli. Quindi è per l'unione familiare, io direi, forse quello è uno dei motivi principali, l'unione familiare. Io ho notato, io ho 5 figli, in questo momento hanno tra i 7, quasi 8 e 18 anni, e il grande va all'università e non ha mai messo piede in una classe, mai, qualche mese alla scuola materna, ma quando era grande già, 5 anni, 4 anni, già lì ci è bastato. Quello che ho notato è che c'è un legame fortissimo, non dico che non succede quando si va a scuola, ma si ha più tempo così. C'è questo legame con i fratelli, con le sorelle, perché trascorrono tantissimo tempo insieme. E non quando sono stressati. Uno dice, ma perché litigano così tanto? I tuoi litigano? Sì, ovvio che litigano, ma siamo tutti più rilassati. Non è che arriviamo stanchi ciascuno dal percorso della giornata, dallo sport, dai compiti. Abbiamo tempo di vederci e goderci la vita insieme. E questo aiuta i fratelli e le sorelle a scoprire come collaborare, che possono collaborare, come farlo e come aiutarsi a vicenda. È impagabile. E un'altra cosa che vorrei aggiungere rispetto anche a se stessi, la loro autostima e crescita, è che attraverso l'homeschooling i bambini possono ricevere un feedback immediato e appropriato sul loro lavoro. A scuola dovete aspettare la riunione con i genitori, vabbè sì, c'è il registro elettronico, tutte queste cose. Io non devo aspettare nulla, non devo aspettare che l'insegnante o qualcun altro mi restituisca il risultato, il lavoro, per sapere se hanno operato in maniera corretta. E sono io che li vedo. Uno dice, ma come, non li fai le interrogazioni? Non mi serve, perché io li vedo ogni giorno. E il mio feedback può essere molto più utile, perché è immediato. Sono commenti specifici adatti al bambino, piuttosto che un voto. Mi fa ridere che ogni anno si va lì a dire, ma adesso dai numeri passiamo alle parole, ai giudizi, perché così non fa tanto male, perché così... Perché, diciamolo, quanti sono i bambini che hanno problemi psicologici legati a questo giudizio? Non voglio neanche menzionare quelli che hanno perso la vita per questo, perché ci sono. E nell'homeschooling no, non c'è la pagella, non c'è l'interrogazione, non c'è la verifica, a meno che un genitore dice vabbè, vediamo a che punto siamo, ma è comunque un contesto diverso. E quindi non ci sono queste situazioni e il bambino lavora su di sé con più autonomia. Eh sì, perché devi pensarci, no? Cos'è questo compito? Perché dobbiamo farlo? Perché facciamo anche adesso tutte le prove invalsi, standardizzate e quant'altro? E a noi non serve, proprio perché il test è il modo in cui l'insegnante scopre quanto gli studenti hanno imparato. A casa l'osservazione e la discussione sono continui e i test non sono necessari. I test possono essere utilizzati, forse anche autonomamente se lo vuole, dal bambino per vedere quanto ricorda. Poi man mano che crescono anche di più, no? Per determinare cosa studiare, cosa viene dopo, come studiare, per affinare quando sono più grandi le loro tecniche di studio, ma è diverso dall'averli imposti. Quindi sì, in definitiva, lo confermo, i voti non sono necessari e non c'è confronto tra i vari risultati dei test, cose di questo tipo. Immaginate quanto tempo si risparmia. Perché? Ma perché sì, perché l'apprendimento dell'homeschooling è motivante da sé. La comprensione e la conoscenza sono le ricompense per lo studio, piuttosto che i voti, o gli adesivi, le stelline, i cuoricini, gli emoji, tutte queste cose che si sono inventati come... A me viene in mente un po' l'addestramento degli animali, cioè mi spiace dirlo, ma è un po' questo. È una forma di reazione. E il bambino invece così si rende autonomo e non studia per una ricompensa esterna, ma studia perché è motivato internamente, perché ha piacere allo studio. Assolutamente.
Ma tu li hai letti i giornali? Ma hai visto cosa sta succedendo? Non vi sembra che ci sia qualcosa che deve essere cambiato? Valori, principi, dove sono finiti? Ma chi li insegna? Se la famiglia vede i figli meno della metà della giornata perché sono fuori e la scuola dice che non ha tempo per farlo e che comunque è una cosa che compete al genitore, come facciamo a passare i valori della nostra famiglia, i principi per diventare dei buoni cittadini, responsabili, empatici? Ci vuole tempo, l'homeschooler ha questo tempo e i bambini possono essere costantemente guidati dai valori della famiglia e possono imparare vedendo e partecipando alla vita quotidiana dei genitori. Assolutamente sì, genitori che lavorano, quindi basta con questa storia che i genitori a casa fanno nulla. I genitori sono degli esempi di vita all'interno della società. E tutti questi concetti, questi principi, le abilità, le conoscenze, li possiamo introdurre nel momento in cui il bambino è pronto. Non come adesso che vogliono inserire delle cose, guide, non guide, così precocemente. E poi ogni bambino è diverso, non è che si può generalizzare su tutto a scuola, anche su degli argomenti delicati come per esempio l'educazione sessuale. Non lo si va a violentare con delle parole, degli insegnamenti non adatti per lui o per lei in quello specifico momento. Non è che si può standardizzare tutto. I bambini così, cresciuti in maniera autonoma, vi assicuro che imparano a dedicare le loro energie e il loro tempo alle attività che ritengono valide. Quindi sanno già discernere, capiscono già il senso del tempo, perché è un tempo che appartiene a loro e non è un tempo che appartiene all'istituzione e che quindi viene gestita dall'istituzione dove loro sono esclusivamente elementi passivi che hanno un margine di autonomia praticamente inesistente. Pensiamoci.